Benvenuto! In questo video inizieremo a raccontare la storia di un conflitto settecentesco che molto spesso viene ignorato e a volte del tutto dimenticato. Sto parlando della guerra franco-indiana della metà del 1700, fronte nordamericano del più ampio conflitto globale che è stata la guerra dei 7 anni. Ma perché ci interessiamo proprio a questo scontro? Innanzitutto per le sue particolarità intrinseche, sia strategiche sia tattiche, ovvero operazioni di guerra europea unite alla guerriglia indiana in territori in larga parte ancora vergini ed inesplorati. Inoltre non dobbiamo dimenticare che molto probabilmente questo conflitto è stato il prodromo e fattore determinante di un altro avvenimento molto più importante per la storia del Nord America e in parte del mondo, che arriverà poco dopo. Sto parlando della Rivoluzione americana e la lotta per l'indipendenza delle 13 colonie dal dominio britannico. Ma sto correndo troppo, anche se torneremo alla fine su questo argomento. Ora dobbiamo capire come mai le potenze europee si siano scontrate in quegli anni in territori così lontani dal continente europeo. Capiremo le loro motivazioni e i vari attriti politici e diplomatici, sia in Europa che nel resto del mondo. Le tensioni che correvano lungo i confini delle zone di influenza di questi grandi imperi europei, lanciati alla conquista del mondo. Buona visione. La guerra franco-indiana è stato un conflitto che è avvenuto in Nord America alla metà del 1700, precisamente dal 1754 al 1761, uno dei fronti del più ampio conflitto che è stata la guerra dei 7 anni, un conflitto europeo, ma non solo. Tant'è che Winston Churchill, il più famoso primo ministro britannico, la definì il primo vero conflitto mondiale, a causa delle sue diramazioni e conseguenze in giro per il mondo. Ed è proprio da questo conflitto europeo che dobbiamo partire per raccontare la nostra storia. La guerra dei 7 anni, intercorsa fra il 1756 e il 1763, è stato un conflitto che ha riguardato tutti i maggiori stati dell'Europa occidentale di allora. Tuttavia, come già detto, non è stata combattuta solamente sul continente europeo, sebbene fosse ovviamente il fronte principale, bensì è stata combattuta praticamente in tutto il mondo, poiché già a quell'epoca gli stati europei possedevano imponenti imperi coloniali, sia in America. Prevalentemente le nazioni colonizzatrici erano l'Inghilterra, la Francia e la Spagna, sia in India, dove erano presenti l'Inghilterra e la Francia. Anche queste regioni, periferiche rispetto all'Europa, diventarono dei campi di battaglia dove si scontrarono gli opposti eserciti, molto spesso coadiuvati e aiutati dai vari alleati locali. In questo scontro le linee di approvvigionamento, le linee di rifornimento a questi fronti lontani ebbero un ruolo significativo e preponderante. Queste linee di rifornimento attraversavano gli immensi oceani e di conseguenza molti e furiosi saranno i combattimenti navali fra le marine europee per controllarli e difenderli. Le cause che hanno portato allo scoppio della guerra dei 7 anni sono da ricercarsi, come molto spesso accade, nella conclusione della grande guerra precedente, ovvero la guerra di successione austriaca, conclusa con il trattato di Aquisgrana, sottoscritto il 18 ottobre 1748. Quella guerra era scoppiata poiché il sovrano asburgico e imperatore del Sacro Romano Impero, Carlo VI d'Asburgo, era morto prematuramente, lasciando il trono privo di un erede maschio. Perciò salì al trono imperiale la figlia, Maria Teresa d'Austria, a soli 23 anni di età. Nonostante il padre si fosse prodigato per cercare di far accettare alle maggiori potenze europee questo fatto, questa successione con sua figlia femmina,
promulgando tra l'altro la pragmatica sanzione, cioè un documento che stabiliva una sola linea di successione, ovvero la sua, e escludeva quella del suo predecessore Giuseppe I, che tra l'altro era suo fratello. Tuttavia, nonostante questi sforzi, non fu premiata questa sua opera di convinzione delle varie cancellerie europee e, prendendo come pretesto la legge salica, ovvero l'antica legge del Regno dei Franchi, secondo la quale solamente un erede maschio poteva ereditare il titolo e le proprietà, e quindi anche il trono, i regni di Francia e di Prussia, assieme alla Baviera, non riconobbero la salita al trono di Maria Teresa d'Austria e di conseguenza attaccarono l'impero asburgico. L'impero d'Austria poteva contare sull'aiuto di un potente alleato, ovvero l'Inghilterra. Tuttavia, man mano che il conflitto procedeva, praticamente tutti i paesi europei intervennero nello scontro, come ad esempio il Regno di Spagna, il Regno di Sardegna, l'Elettorato di Sassonia, il Regno di Svezia e perfino l'impero russo. Dopo lunghi anni di guerra e di devastazioni, la situazione sul campo si era tramutata in uno stallo. Infatti, le opposte coalizioni non riuscivano ad ottenere un vantaggio significativo sul rivale e quindi, alla fine, per trovare una soluzione, si arrivò al già menzionato Trattato di Aquisgrana del 1748. Sebbene Maria Teresa d'Austria fosse rimasta sul trono e suo marito, Francesco Stefano di Lorena, avesse ricevuto il titolo imperiale del Sacro Romano Impero, la situazione di fatto era stata riconosciuta da tutte le potenze europee. Ma tuttavia il vero vincitore della guerra fu Federico II di Prussia, chiamato successivamente il Grande, poiché riuscì a strappare e a mantenere la ricca provincia industriale e manifatturiera della Slesia, allora la più ricca provincia dell'Europa centrale. Inoltre, la sovrana asburgica si adirò molto con l'Inghilterra di re Giorgio II, poiché, nonostante avesse partecipato alla guerra al fianco dell'Austria, soprattutto in chiave antifrancese, nei fatti mosse guerra in modo poco deciso, diciamo. In effetti, un esercito inglese sbarcò sul continente, il quale poi partecipò alla vittoria alleata nella battaglia di Dettingen del 1743 sulle forze francesi, ma oltre a questo, successivamente fece poco altro in Europa. Ma nel mentre le forze inglesi operarono soprattutto nelle colonie a danno di Francia e soprattutto della Spagna, senza far affluire rinforzi sul continente al fianco dell'esercito austriaco. Ed infine aveva premuto molto, essendo la Gran Bretagna una nazione a forte vocazione commerciale, affinché si svolgessero delle trattative di pace, al seguito delle quali si potevano nuovamente aprire i commerci. A seguito di queste, basse performance dell'Inghilterra nella guerra, l'imperatrice decise di modificare la storica alleanza anglo-austriaca, nata nel 1731, e iniziò a cercare, altrove, nel corso degli anni successivi, migliori alleati. Questo riallineamento su mutate posizioni viene chiamato dagli storici la rivoluzione diplomatica, ovvero cambiarono le vecchie alleanze che si erano affrontate nel corso della guerra di successione austriaca, poiché da un lato un blocco era composto dall'Austria, dalla Francia e dalla Russia, mentre l'altro era composto dal Regno di Prussia e dalla Gran Bretagna. La rivoluzione diplomatica è stata una mossa geniale di Maria Teresa, l'imperatrice asburgica, e del diplomatico Wenzel Anton von Kaunitz-Rittberg, il quale trovò un importante alleato nella corte francese, ovvero Madame de Pompadour, la favorita di re Luigi XV, assieme alla quale progettò in segreto un piano di alleanza austro-francese, alleanza alla quale, in un secondo momento, si aggiunse anche la zarina di Russia, Elisabetta, la quale provava grande ammirazione per la cultura e i costumi francesi. Questo roccambolesco intrico per modificare le alleanze era mosso da un desiderio, forse il più ardente desiderio di Maria Teresa d'Austria,
un chiodo fisso, ovvero ritornare in possesso della ricca provincia della Slesia e punire di conseguenza il terribile Federico II, che veniva chiamato dall'imperatrice proprio l'uomo malvagio. Tanto era l'odio che provava contro di lui e per quello che le aveva fatto. Passarono gli anni, le cancellerie europee continuarono a lavorare alacremente per la stipula di questi nuovi accordi di alleanza, fino a che arrivarono alla resa dei conti, circa 8 anni dopo, con lo scoppio della guerra dei 7 anni. Quindi, a seguito di quello che abbiamo raccontato, in Europa erano presenti importanti attriti fra le varie potenze, ma c'erano anche delle questioni irrisolte che le potenze europee avevano nei rispettivi domini coloniali. In questo campo i principali avversari erano la Gran Bretagna e il Regno di Francia, poiché si scontravano praticamente dappertutto. In India, dove erano già state combattute e si combatteranno le guerre cosiddette carnatiche. Negli oceani, per il controllo delle vie commerciali e di approvvigionamento di materie prime dalle colonie. In Nord America, dove gli scontri erano iniziati già alla fine del secolo precedente, scontri che vennero denominati le guerre franco-indiane. Noi ora ci occuperemo proprio di quest'ultima porzione del conflitto globale di allora fra la Francia e la Gran Bretagna. Il Nord America, alla metà del 1700, era all'incirca così spartito nelle varie zone di influenza. Nella parte meridionale, dal Texas alla California, con un exclave corrispondente alla Florida, proseguendo verso sud, ovvero verso il Centro America, si trovavano le colonie spagnole. Spagnoli che oramai da secoli occupavano quei territori, fondamentalmente dal 1521-22, a seguito della conquista dell'impero azteco e della proclamazione della colonia della Nuova Spagna da parte del conquistador Hernán Cortés. Nella parte centrale e settentrionale del Nord America erano presenti due grandi zone di influenza che si spartivano il territorio, ovvero grosso modo dalla catena dei Monti Appalachi alla costa atlantica degli odierni USA si trovavano i possedimenti inglesi, le 13 colonie, quelle che in seguito daranno vita alla nazione statunitense. Allora erano sotto ovviamente il protettorato britannico. Infine, sotto sempre influenza inglese, ritroviamo anche il territorio appartenente alla baia di Hudson, in Canada. Invece, lungo il corso del fiume Mississippi, dall'estuario fino alla zona dei Grandi Laghi, per poi proseguire verso occidente lungo il corso del fiume San Lorenzo, diciamo grosso modo alle regioni oggi chiamate del Midwest e del Canada, si trovavano i possedimenti francesi delle due grandi colonie, della Louisiana e della Nouvelle-France. Gli scontri fra queste due ultime realtà andavano avanti praticamente, possiamo dirlo, fin dall'inizio delle esplorazioni europee, agli inizi del 1500. Queste spedizioni erano organizzate per trovare la leggendaria rotta nord-ovest, quella rotta che si pensava potesse mettere in comunicazione direttamente l'Europa con l'Oriente, senza circumnavigare l'Africa. Già fin da allora gli europei erano in competizione per accaparrarsi quelle nuove terre. Bisogna riconoscere che furono gli inglesi i primi a esplorare il Nuovo Mondo. Infatti, già nel 1497-98, il navigatore di origine genovese Giovanni Caboto, ma con cittadinanza veneziana, al servizio della corona inglese, aveva esplorato tutte le coste nord-occidentali del continente, come ad esempio l'isola di Terranova. Tuttavia furono i francesi i primi a stanziarsi stabilmente nel Nuovo Mondo, grazie al navigatore ed esploratore francese Jacques Cartier, il quale fondò i primi insediamenti nella regione dell'Acadia, l'attuale Nuova Scozia, ed inoltre si spinse anche lungo il corso del fiume San Lorenzo, fino alla zona dell'attuale Montréal, nella quale sbarcò ed edificò il primo fortilizio.
Strinse inoltre legami di amicizia con le popolazioni locali, in quel caso specifico con il popolo degli Uroni. Inoltre non si può non citare l'esploratore francese Samuel Champlain, che nel 1608 risalì il fiume San Lorenzo, fondando la città che avrebbe preso il nome di Quebec. Inoltre si spese per la trasformazione di Montréal da avamposto commerciale in vera e propria città. E infine fu lui il primo ad organizzare l'amministrazione della colonia, ponendo Quebec come capitale della nuova Francia e favorendo matrimoni misti fra i coloni e i nativi. Nel mentre altre potenze europee cercavano di stabilirsi lungo la costa est degli Stati Uniti, nazioni come l'Olanda, la Gran Bretagna e perfino la Svezia cercarono di organizzare proprie colonie in quel settore. Alla fine la spuntarono gli inglesi, i quali dettero avvio a un'importante opera di colonizzazione, in special modo agricola, dei territori della costa est, fino ad arrivare alla grande catena dei Monti Appalachi. Nel corso dei decenni, in special modo a partire dalla seconda metà del 1600, gli attriti fra i coloni francesi ed inglesi aumentarono. Ci furono dei picchi di violenza, degli scontri armati organizzati, sempre come conseguenza di grandi guerre europee, che coinvolgevano ovviamente come antagoniste le nazioni inglese e francese. Nel corso dei decenni erano state combattute ben 3 guerre in quello scenario, dette anglo-francesi. Il territorio più conteso era l'Acadia, come abbiamo detto l'odierna Nuova Scozia, assieme al controllo sul corso e sull'estuario del fiume San Lorenzo. Sebbene molto spesso le guerre si concludessero con la vittoria strategica della Gran Bretagna, i francesi, tuttavia, riuscivano sempre a resistere e molto spesso, anche grazie all'aiuto dei nativi americani, erano in grado di tornare in possesso dei territori perduti. Quindi, alla metà del 1700, la situazione sullo scacchiere nordamericano era tutt'altro che decisa. La situazione delle frontiere in Nord America era caotica. Non era come in Europa, dove vigevano confini ben delineati e segnalati. Nel Nuovo Mondo, essendo gli spazi molto ampi e relativamente poco popolati, poco abitati, era difficile tenere sotto controllo il territorio. Non c'era sicuramente capillarità di controllo. Inoltre, molto spesso, i confini nazionali delle colonie erano rappresentati da cippi o pietre con incisi gli stemmi delle varie corone regnanti. Oggetti, come potete ben immaginare, molto facili da spostare o distruggere a seconda dell'evenienza. Oltre tutto ciò, bisogna considerare anche gli scontri fra i vari coloni con le tribù degli indiani, che proteggevano legittimamente il loro territorio dalla penetrazione economica e agricola dell'uomo bianco. Questi scontri erano all'ordine del giorno. Per contrastare questo fenomeno si cercavano di stipulare delle alleanze con le varie tribù indiane che man mano si incontravano, ma queste alleanze erano molto labili. Infatti, a seconda di come si sviluppava la situazione internazionale o la guerra fra i coloni europei, le varie tribù cambiavano schieramento, molto spesso andando a rinforzare il più forte. Il ruolo giocato dalle tribù indiane o dai nativi americani fu davvero decisivo e fondamentale. Infatti, molto spesso il loro supporto poteva garantire aiuti e rifornimenti a un contingente impegnato in combattimento, mentre la loro ostilità poteva determinare incessanti attacchi di retroguardia e assalti alle vie di rifornimento. Senza dimenticare che la loro presenza o il loro ritiro repentino dal campo di battaglia potevano determinare l'esito di uno scontro. La nazione che faceva più affidamento sul supporto delle tribù indiane era la Francia, innanzitutto poiché, e questo lo si deduce molto bene guardando le cartine, il territorio delle colonie francesi, della Nouvelle-France e della Louisiana era davvero molto esteso rispetto alla controparte inglese. In secondo luogo, la popolazione dei coloni francesi, residenti stabilmente su quegli enormi territori, era di appena 60.000 individui,
secondo le stime allo scoppio delle ostilità. Quindi, controllare meglio il territorio, evitare infiltrazioni nemiche e reperire risorse come metalli, pelli di castoro, legname e altro, i francesi erano costretti ad avvalersi molto dell'aiuto degli indiani, con i quali stipulavano alleanze molto favorevoli alla parte indiana. I popoli principali che erano alleati dei francesi erano le tribù degli Abenaki, degli Uroni, dei Potawatomi, degli Oneida e infine c'era anche la tribù dei Micmac. Invece la controparte inglese delle 13 colonie britanniche era molto diversa. Innanzitutto il territorio da loro occupato era molto più piccolo rispetto a quello dei francesi e su questo territorio la popolazione dei coloni si aggirava al momento dell'inizio delle ostilità, secondo varie stime, a quasi 2 milioni di individui. Con un numero simile di coloni era molto più facile controllare e sfruttare il territorio senza l'aiuto degli indiani, in special modo dal punto di vista agricolo. Infatti i coloni molto spesso si spostavano nel Nuovo Mondo per poter trovare un pezzo di terra da coltivare, poiché nell'Europa dell'Ancien Régime questi pezzamenti di terreno scarseggiavano. Questa progressiva avanzata dei campi e dei pascoli faceva scaturire l'odio e il risentimento da parte dei nativi americani, poiché venivano abbattute le foreste e violati i terreni sacri agli antenati di queste tribù, e di conseguenza, nella maggior parte, si scagliarono, al momento opportuno, contro gli inglesi. Nonostante ciò, anche gli inglesi disponevano di tribù di indiani alleati, come ad esempio la famosissima tribù degli Irochesi. Queste due modalità di colonizzazione, quella francese, più lenta e meno invasiva rispetto alla veloce e più invasiva colonizzazione inglese, facevano del Nord America una polveriera pronta ad esplodere verso la metà del 1700. Abbiamo effettuato un lungo excursus sulle cause degli attriti fra i coloni inglesi e francesi nel Nord America, che erano il riflesso degli attriti dell'Inghilterra e della Francia in Europa. Siamo partiti da lontano, dalle diatribe che si portavano dietro da lunga data. Ora dobbiamo avvicinarci di più alle date e alla guerra, oggetto di questo intervento. Il casus belli che dette avvio alle ostilità è da ricercarsi sempre nella costante fame di terra, diciamo così, da parte dei coloni inglesi, che, come detto, essendo tanti e in costante aumento, premevano dalle coste verso l'interno, con l'intento dichiarato di oltrepassare la catena montuosa dei Monti Appalachi. Però, come si può notare dalla cartina, la zona di possibili infiltrazioni era davvero molto ampia e i francesi, essendo in minoranza e non potendo competere in fatto di stanziamento di coloni, cercavano di arginare questa lenta ma costante ondata di espansione costruendo una specie di cintura difensiva composta da forti nei luoghi di passaggio e nei nodi strategici. Ad esempio ricordiamo i forti Duquesne, Fort Carillon, Fort Niagara, Fort Le Boeuf, Fort Frontenac e molti altri. Nonostante questi disincentivi, i coloni inglesi, assecondando anche le mire espansionistiche di Londra e dei vari governatori locali, avevano adocchiato la ricca e fertile valle dell'Ohio, che corrisponde all'incirca allo stato odierno. Tra l'altro, nel 1749 venne fondata da parte inglese la Compagnia dell'Ohio, società che aveva lo scopo di coadiuvare e migliorare gli sforzi economici e commerciali inglesi e dei loro coloni, proprio nella valle dell'Ohio. Ricordiamo, territorio nominalmente sotto controllo della corona francese. Di conseguenza iniziarono delle scaramucce fra i coloni anglo-americani e le varie tribù indiane, aiutate dai francesi, una sorta di guerra a bassa intensità, che si protrasse dal 1749 al 1753. Nonostante la agguerrita resistenza franco-indiana,
Alla fine i coloni britannici riuscirono ad edificare un grande avamposto commerciale nella zona di Will Creek, l'odierna Cumberland, ed inoltre gli inglesi riuscirono anche ad edificare un forte, Fort Oswego, che sorgeva proprio sul lago Ontario, una pericolosa spina nel fianco alla cintura difensiva francese. Questa situazione venne in parte tamponata grazie all'intervento del governatore della Nouvelle-France, ovvero Ange de Mennevill-Duquesne, il quale inviò subito 1500 soldati nella valle dell'Ohio per rafforzare le difese, ed inoltre si impegnò nella costruzione dei forti Presqu'île Hill e Le Boeuf, situati strategicamente a sud del lago Erie, a protezione del Canada francese. Questa tenace penetrazione accadeva un po' dappertutto, non solo lì. Ad esempio, accadeva anche nella contestatissima regione dell'Acadia. Insomma, era una strategia di lento accerchiamento e soffocamento. Per il momento si era posto un argine che tuttavia non riuscirà a impedire la piena che si stava per abbattere. In questo contesto, che abbiamo appena descritto, nel 1754 il colonnello George Washington, quello che guiderà in un secondo momento l'indipendenza americana e diventerà anche il primo presidente degli Stati Uniti, allora era un giovane agrimensore in servizio presso la milizia americana. Washington, non essendo riuscito a trattare con i francesi la demolizione dei loro forti, venne incaricato dal governatore dello stato della Virginia, Robert Dinwiddie, di occupare più territorio possibile nella valle dell'Ohio e di scacciare tutte le milizie e le guarnigioni francesi. Il colonnello procedette ad avanzare oltre le Great Meadows, all'incirca con 300 fra soldati regolari e miliziani, verso la prima posizione fortificata francese, ovvero Fort Duquesne, principale roccaforte nella regione, per saggiare le difese francesi e il loro tempo di reazione. Uno sconfinamento come tanti in precedenza. Quello che tuttavia non sapevano sia Washington sia i comandanti militari di Albany e di Londra era che quell'episodio tanto insignificante avrebbe aperto l'ostilità in grande stile in Nord America. I francesi, accortisi di questa spedizione grazie a una ricognizione degli alleati indiani, mandarono a loro volta una delegazione per intimare agli inglesi di ritirarsi verso il mare, un piccolo contingente, 34 uomini, sotto il comando dell'alfiere Coulon de Jumonville. Questo reparto, partito da Fort Duquesne il 22 di maggio, il 27 venne intercettato da un reparto di oltre 60 miliziani inglesi guidati dallo stesso Washington. L'alfiere di Jumonville lesse il messaggio del governatore della Nouvelle-France che era stato scritto per gli inglesi, lo lesse al colonnello Washington e una volta portato a termine il suo discorso, inspiegabilmente i miliziani inglesi aprirono il fuoco. L'alfiere venne colpito e morì, come altri 9 uomini della sua scorta, mentre gli altri vennero catturati, incatenati e portati a Winchester. Non sapremo mai con esattezza come è andata, ma alla realtà dei fatti la piccola colonna francese venne intercettata dal reparto inglese e su ordine dello stesso Washington venne quasi annientata. Questo fatto increscioso è passato alla storia come l'incidente di Jumonville, l'incidente che ha portato alla guerra aperta fra le colonie inglesi e francesi. Solamente un membro della compagnia di Jumonville, il 36enne franco-canadese Monceux, riuscì ad arrivare presso Fort Duquesne a riferire della vicenda. Il comandante del forte, il capitano Contrecoeur, adirato per questa azione spregevole degli inglesi, innanzitutto inviò messaggeri al governatore della Nouvelle-France, il quale ordinò a tutti i capisaldi francesi nella regione di mettersi sul piede di guerra e di tenersi pronti. Inoltre iniziò i preparativi per organizzare una colonna composta da oltre 500 uomini fra miliziani e indiani, da mandare presso il luogo dove erano accampati gli inglesi, per vendicare quell'affronto. Partiti da Fort Duquesne il 28 giugno, la colonna al comando del capitano De Villiers, fratello di Jumonville, il 3 luglio raggiunse il luogo nel quale gli inglesi avevano eretto un presidio, in una località più arretrata,
scelta dal colonnello Washington per difendersi meglio, ovvero la zona del leggendario Fort Necessity. Diciamo, un nome, un fatto. Questo fortilizio, questo forte, era semplicemente una palizzata difesa da una dozzina di cannoni, con 350 uomini di guarnigione, realizzata appunto per necessità. I francesi, determinati a farla pagare agli inglesi, attaccarono il forte. La battaglia che ne scaturì vide gli inglesi, dopo una giornata di combattimenti, alla fine costretti ad arrendersi, con pesanti perdite. Tuttavia Washington non finì prigioniero, poiché nella notte scappò verso le basi costiere inglesi. Dopo aver conquistato il forte, catturati centinaia di miliziani, raccolte le provviste e approvvigionamenti, la forza francese si ritirò presso Fort Duquesne, distruggendo la postazione inglese. Ormai il dado era tratto. Dopo questo episodio non si trattava più di sconfinamenti o piccole azioni isolate, bensì si trattava di una guerra aperta, anche se non ancora ufficiale. Il 19 giugno 1754, ad Albany, nel New England, si tenne un'assemblea fra tutti i governatori delle colonie inglesi, assieme agli altri rappresentanti dell'esercito britannico in Nord America. L'obiettivo era quello di preparare un piano di operazioni efficace per conquistare i territori francesi, nel quale Benjamin Franklin, futuro padre della nazione statunitense, affermò quanto segue: non poteva esserci pace per le 13 colonie fino a quando i francesi fossero stati padroni del Canada. Insomma, già allora gli obiettivi erano chiari e a tal fine si propose un comando unificato delle colonie, sotto ovviamente l'autorità britannica. Ma la corona, che temeva che si formasse una coalizione fra le varie colonie, bocciò l'iniziativa, alimentando le tensioni fra madrepatria e colonie. Le azioni militari sarebbero state effettuate principalmente dai soldati regolari dell'esercito inglese, anche perché gli inglesi diffidavano in molti casi e disprezzavano anche le varie eterogenee milizie americane. Quindi l'anno successivo, il 1755, per vendicare la sconfitta di Fort Necessity, arriverà dall'Inghilterra, per prendere il comando delle forze inglesi in Nord America, il generale Edward Braddock, appartenente al corpo delle Coldstreams Guards, accompagnato da circa 2000 soldati regolari inglesi. L'obiettivo del generale era di attaccare su tutto il vasto confine della Nouvelle-France, dividendo l'esercito in varie colonne da indirizzare verso i capisaldi francesi, disseminati nel territorio. Ma l'azione principale da intraprendere era la stessa dell'anno precedente, ovvero l'occupazione della valle dell'Ohio con la conseguente conquista di Fort Duquesne e la cacciata dei francesi dal territorio. Il generale inglese, non tenendo conto dei consigli dei vari sottufficiali della milizia americana, tra i quali lo stesso Washington, che conoscevano bene il territorio e le tattiche del loro nemico, decise di inoltrarsi per i boschi procedendo senza misure cautelative. Era al comando di una colonna formata da oltre 3.000 soldati anglo-americani, ben armati ed equipaggiati. Ma questa grande forza non era a conoscenza che i francesi avevano rinforzato quel settore ed avevano perfetta conoscenza di tutto quello che accadeva, grazie agli alleati indiani. E perciò, quando gli anglo-americani furono ben all'interno del territorio nemico, nei pressi del fiume Monongahela, la colonna finì in un'imboscata delle forze franco-canadesi e indiane, circa 1000 combattenti in tutto. Il risultato fu il quasi annientamento del reparto inglese. Il generale venne ferito mortalmente e perse la vita assieme a centinaia di soldati regolari colpiti dal fuoco preciso della fucileria nemica. Le fonti ci dicono che furono oltre 400 i morti, quasi 500 i feriti da parte anglo-americana, mentre i francesi ebbero poche decine di morti e feriti. Nel corso di quell'anno, nonostante quella batosta, gli inglesi, seguendo il piano proposto dal generale Braddock, ovvero varie vie di penetrazione in territorio francese, riuscirono ad occupare l'intera Acadia, dalla quale, piccolo nota di colore, deportarono tutti i coloni francesi per questioni di sicurezza del territorio. Inoltre riuscirono ad occupare anche i forti Beauséjour e Gaspareux.
Inoltre, una colonna di 3.000 miliziani ed indiani, partiti da Albany, risalì il fiume Hudson e si installò sul lago St. Sacrament, ribattezzandolo Lago George, in onore del re inglese. Tuttavia, quando arrivò la notizia del quasi annientamento della colonna di Braddock, i vari governatori intimarono alle loro forze di fermarsi e di consolidare le posizioni. Troppo alto era per loro il rischio di ripetersi dell'imboscata di Monongahela. Quindi, quando arrivò l'inverno del 1755, il fronte era praticamente invariato, in una situazione di stallo, causata tra l'altro dal clima molto rigido, tipico di quelle regioni. Sia inglesi e francesi erano sulle loro posizioni di partenza. I francesi avevano retto il primo urto, ma i loro avversari erano ben lungi dall'essere rassegnati e per l'anno successivo sarebbero tornati alla carica, anche perché in Europa accadde un fatto di grande rilevanza. Infatti, l'anno successivo, ovvero il 1756, scoppiarono le ostilità in Europa, ovvero il conflitto di cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la guerra dei 7 anni. In poche parole, Federico II di Prussia, che si sentiva ormai accerchiato dai suoi antagonisti, guidati da Maria Teresa d'Austria, decise di fare la prima mossa, ovvero un attacco a sorpresa per scompaginare le carte. Il 29 agosto 1756 decise di invadere con il suo esercito composto da 58.000 soldati il territorio della Sassonia, allora alleata dell'impero d'Austria. Questa aggressione mise in moto il complesso sistema di alleanze e intrighi politici di cui abbiamo accennato brevemente e che prende il nome di rivoluzione diplomatica. In poco tempo il Regno di Prussia si trovò in guerra con l'impero d'Austria, con il Regno di Francia e con l'impero russo. In suo soccorso arriverà la Gran Bretagna, ma fornirà ben poco supporto, come nella guerra precedente, lasciando il peso maggiore degli scontri all'esercito di Federico, che in una situazione di grave accerchiamento e rovina penserà addirittura di suicidarsi, ma questa è un'altra storia. Quello che ci interessa di questo fatto è che nel nostro scenario, ovvero il Nord America, le ostilità non erano più fatti isolati e non ufficiali. Ora, diciamo, era venuta l'ufficialità della guerra. Nonostante, come abbiamo visto, le ostilità in Nord America erano già iniziate molti anni prima e continuarono ancora con più violenza. Con la dichiarazione di guerra da parte della madrepatria, venne incaricato e spedito nella Nouvelle France un generale per assumere il ruolo di comandante supremo di tutte le forze francesi nel continente, ovvero il marchese Louis-Joseph Gozon de Saint-Véran, marchese di Montcalm. Nel prosieguo della narrazione, per semplicità, utilizzeremo solamente il termine marchese di Montcalm per indicarlo. Il suo compito era quello di organizzare in modo unificato le varie operazioni militari sul territorio. Il generale francese era affiancato dal governatore della colonia francese, Pierre de Rigaud, marchese di Vaudreuil-Cavagnal. Anche in questo caso, per semplicità nel prosieguo della narrazione, per riferirci a lui utilizzeremo solamente il termine marchese di Vaudreuil, il quale doveva fornire tutto il supporto necessario, ma che, come vedremo a volte, a causa della sua incompetenza e del pressapochismo e delle gravi lacune sia militari sia di gestione amministrativa, metterà in difficoltà più volte il marchese di Montcalm e, in un certo qual senso, aiuterà in modo indiretto, con le sue scelte errate, la conquista inglese della colonia. Per quanto riguarda il campo inglese, non ritroviamo la stessa continuità di comando. Infatti i generali in capo si susseguiranno man mano che o venivano sconfitti da Montcalm o perivano in combattimento. Abbiamo già visto il generale Edward Braddock, successivamente arriverà il generale John Campbell, conte di Loudon, seguito da James Abercrombie, da James Wolfe e infine da Geoffrey Amherst. Insomma, non proprio una grande unità di comando, che costerà agli inglesi, specie nei primi anni, delle gravi sconfitte. Tuttavia, il grande regista, che spingerà la Gran Bretagna a impegnarsi sempre di più nel teatro nordamericano e nelle colonie in generale, fu il primo ministro britannico William Pitt il Vecchio.
I francesi, in quel momento nel teatro nordamericano, potevano contare sulle seguenti forze: 8.000 soldati regolari, troupes de terre, oltre 2.000 soldati regolari della marina, troupes de la marine, circa 14.000 miliziani franco-canadesi. La popolazione dei coloni francesi ammontava allo scoppio delle ostilità, come già detto, a circa 60.000 individui, un 25esimo di quella di origine inglese. Nonostante ciò, i francesi potevano godere dell'appoggio di molte tribù indiane, che fornivano, saltuariamente e a seconda delle operazioni, qualche migliaio di guerrieri. Ma soprattutto erano ricercati gli indiani come guide ed esploratori. Gli inglesi, durante tutto il corso della guerra, riusciranno ad inviare e o radunare sui campi di battaglia del Nord America le seguenti forze: oltre 40.000 truppe di soldati regolari, quasi 20.000 fra miliziani e ranger, centinaia di guerrieri indiani, soprattutto irochesi. Come si può notare, la disparità di forze era enorme e pendeva prepotentemente dalla parte inglese. Tuttavia, questa enorme superiorità numerica inglese si verificherà solamente verso la fine della campagna, poiché gli inglesi, avendo il completo dominio dei mari, potevano far affluire ingenti rifornimenti e molti rinforzi alle truppe sul fronte, mentre per i francesi la situazione era opposta. I rinforzi e i rifornimenti arrivavano col contagocce, non solo a causa del blocco navale inglese e della flotta inglese che presidiava l'Oceano Atlantico, ma anche e soprattutto per il progressivo disinteresse della corona francese per il conflitto in Nord America e nella colonia della Nouvelle-France, che ritenevano molto periferico e irrilevante ai fini della distruzione del potere inglese, preferendo concentrare le proprie forze a favore del conflitto sui fronti del vecchio continente. Ma prima di proseguire volevo porre un attimo di attenzione sulla diversità delle truppe impiegate in questo scenario, sulle loro abilità e sui loro punti di forza e debolezza. Innanzitutto descriviamo chi erano i cosiddetti regolari. Erano i professionisti, inviati direttamente dalla madrepatria. Vestivano le iconiche uniformi colorate, le giubbe rosse per i britannici e le giubbe bianche per i francesi. Il loro addestramento era rigido, geometrico e basato sulla disciplina ferrea. Dovevano marciare in formazioni serrate e sparare devastanti raffiche di massa a comando. I punti di forza erano l'incredibile tenacia negli scontri in campo aperto e, soprattutto, erano gli unici esperti nella complessa guerra d'assedio, quindi lo scavo di trincee, gestione dei cannoni, assalti alle mura. I punti di debolezza erano essenzialmente rappresentati nel periodo iniziale dal fatto che erano tutti impreparati alla guerra nei boschi. Le loro tattiche rigide li rendevano bersagli perfetti per le imboscate dietro agli alberi. Poi c'erano dei reparti particolari, una via di mezzo fra i regolari e i miliziani. Infatti erano soldati regolari o semiregolari, addestrati alla guerra all'europea, ma nati e cresciuti in America. Conoscevano il territorio e avevano imparato a combattere alla nativa. In questo gruppo troviamo le troupes de la marine, francesi ovviamente, era la fanteria di marina, permanente, distaccata nelle colonie. I loro ufficiali erano canadesi, i quali vivevano a stretto contatto con i nativi. Erano maestri nella petite guerre, la guerriglia. Rapidi, letali nei boschi e capaci di muoversi in inverno con le racchette da neve. Poi troviamo i Rangers, ovviamente dalla parte britannica. I Rangers erano il corpo d'élite più famoso e i più famosi, quelli passati alla storia, furono i Rogers Ranger. Erano unità di fanteria leggera specializzate nel pattugliamento, nella ricognizione e nel controguerriglia. Vestivano uniformi verdi o marroni per mimetizzarsi al meglio e usavano fucili a canna rigata per colpire a distanza. Successivamente troviamo la stragrande maggioranza degli uomini disponibili in America, che era composta da coloni comuni, agricoltori, cacciatori, artigiani, reclutati per brevi periodi. Entrambe le nazioni avevano i loro miliziani. I francesi potevano usufruire della milizia canadese. La milizia canadese era obbligatoria per tutti i maschi tra i 16 e i 60 anni. Erano tiratori eccezionali,
abituati alla dura vita della frontiera, integrati perfettamente con i nativi, erano micidiali nelle imboscate, ma odiavano la rigida disciplina dei generali francesi e tendevano a tornare a casa per il raccolto. Poi c'era la milizia provinciale, da parte inglese. Questa milizia veniva reclutata dalle varie colonie americane, come ad esempio la Virginia. Spesso erano scarsamente addestrati ed equipaggiati, in molti casi anche peggio degli stessi regolari inglesi, che come abbiamo detto li guardavano con disprezzo. Tuttavia, col tempo, divennero una forza numerica impressionante e indispensabile per presidiare i vari forti e le varie stazioni logistiche. Infine, nessuno dei due schieramenti poteva vincere senza l'aiuto degli alleati nativi americani, una forza formidabile ma non disciplinata e dal morale altalenante. Tuttavia, una volta presenti in campo, i guerrieri indiani non erano affatto un pericolo da prendere sotto gamba. Infatti utilizzavano tattiche di guerra psicologica, imboscate e mobilità assoluta, e sfruttamento totale del terreno. Non combattevano mai per conquistare un pezzo di terra o per difendere un forte, ma per proteggere le loro famiglie, ottenere prestigio e fare prigionieri. Inoltre era molto particolare il loro ruolo svolto negli assedi. Infatti non partecipavano agli assalti frontali contro i cannoni, che consideravano un suicidio inutile. Il loro compito era di isolare il forte, tagliare i rifornimenti, eliminare le pattuglie nemiche che uscivano a fare legna o a fare ricognizione. Detto questo, la situazione del 1756 non era sicuramente già decisa. Le forze in campo non erano così sproporzionate, ma, dobbiamo dirlo, la posizione francese era molto più debole, perché c'era un grande territorio da controllare, con pochi uomini, e per evitare, o almeno posticipare il più a lungo possibile, l'opera di accerchiamento e di isolamento che quasi sicuramente gli inglesi avrebbero attuato, infatti il tempo giocava a favore dei sudditi di Sua Maestà, il marchese di Montcalm decise di fare la prima mossa: attaccare le varie guarnigioni inglesi per mettere pressione e scompaginare i piani avversari. Ma questo lo racconteremo nel prossimo episodio. Grazie di essere arrivato alla fine della prima parte dedicata al racconto della guerra franco-indiana, il fronte nordamericano della guerra dei 7 anni. Se il video ti è piaciuto, ti invito a mettere like, a condividere il video e a iscriverti al canale. Un caro saluto, a presto!